Ciao ragazzi, qui è Asiaxi. Benvenuti nel 19° episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nello scorso episodio avevamo messo in fila una serie di vittorie niente male prima di arrivare all'ultima partita contro la Fiorentina. La Viola, come il Milan ancora prima, non ci ha lasciato scampo, segnando 3 reti e lasciandoci con un retrogusto amaro alla fine dell'episodio. La classifica ci vede al momento in settima posizione, a pari punti con la Roma, ma sia Europa League che Champions League non sono così lontane, visto che entrambe distano solo 5 punti. In questo episodio vedremo nel dettaglio le partite contro Milan, Liverpool e Juventus, mentre quella contro l'Udinese verrà riassunta brevemente. Ma soprattutto dovremo aprire pacchetti per iniziare a lavorare al nostro mercato di riparazione. Certo che con soli 8 milioni da spendere non sarà così facile riuscire a fare qualche acquisto, ma non perdiamo tempo e spostiamoci su WeFoot. Vi ricordo che, visto che ora la nostra squadra ambisce alla parte alta della classifica, dobbiamo aprire i pacchetti oro rari. Ho pensato, tuttavia, che essendo un mercato di riparazione, forse sarebbe meglio aprirne meno. Quindi, invece che 6 pacchetti oro rari, apriremo 3 pacchetti oro rari e un pacchetto oro normale. Iniziamo proprio da quest'ultimo, e in effetti siamo fortunati, perché, nonostante tutto, troviamo qualcuno di interessante, come per esempio Guendouzi. Ovviamente, delle carte speciali prenderemo in considerazione la versione oro alla fine del pack opening. Il primo dei pacchetti oro rari ci regala un'alternativa come terzino destro, anche se ormai Pollirola avrà una certa età. Pavlidis e Berardi sono invece chicche e niente male. Il secondo pacchetto non ci aiuta molto, ma Ekitike, se non dovesse costare troppo, potrebbe fare al caso nostro. Il terzo pacchetto, se escludiamo Mbappé ovviamente fuori portata, ci regala qualche cosa di interessante, ma avrei preferito trovare qualche terzino destro. Il solo Pollirola non è granché come alternativa. Questi sono i giocatori che abbiamo trovato, escludendo donne, leggende e giocatori palesemente fuori portata. C'è del materiale interessante tra questi 10 che vedete e queste alternative poco sotto. Il problema è che moltissimi avranno costi fuori di testa. Ora cerchiamoli sul gioco e analizziamo la situazione nel dettaglio. Ed eccoci qua. Per evitare di annoiarvi non vi descriverò tutti come le volte precedenti, ma vi farò una breve descrizione di chi potrebbe tornarci utile, o meno, tra quelli più fattibili. Pollirola, come abbiamo detto, potrebbe essere un'alternativa, ma ha 29 anni e nonostante il prezzo contenuto, se guardo al riepilogo delle stats, non mi viene proprio voglia di spendere dei soldi per lui. Barak è un centrocampista interessante e completo, ma ormai anche lui non potrebbe tornarci utile a lungo, mentre Guendouzi sarebbe un sogno che rimarrà tale se non troviamo dei soldi. Ovviamente Sanchez sarebbe forse anche meglio, ma costa quanto tutta la nostra rosa e quindi per adesso rimane in stand-by. Stein è invece molto interessante, trequartista ma anche centrocampista, nel pieno della carriera e con un prezzo discretamente arrivabile in qualche maniera. Ekitike rispetto alla carta è un mostro e il prezzo è fuori portata, non riusciremo mai ad arrivare ad una somma del genere. Chiudiamo l'analisi con Shuto Makino, non è un campione ma costa poco, è da tenere in considerazione. Al momento però dobbiamo fermarci perché ci mancano i soldi, per cui concentriamoci sul calcio giocato e sul Milan che ci attende. La squadra del Milan l'abbiamo analizzata pochi episodi fa, semplicemente da qui sembra che si sia aggiunto Tapsoba alla rosa. Per il resto sono gli stessi che ci hanno distrutti, soprattutto Okafor è lì, bello pimpante, pronto a ripetere la prestazione. La loro tattica è sempre la stessa, palla lunga per gli attaccanti e contropiedi veloci, ma al momento stanno attraversando un periodo fatto di incertezze e a causa di qualche passo falso hanno perso qualche posizione in classifica. Ovviamente non sono da sottovalutare, quindi schieriamo tutti i titolari a disposizione. Rimane fuori solo De Paoli che ha faticato dagli ultimi match giocati e il suo posto viene preso da Giordano che si adatterà a destra. Direi che è tutto pronto, andiamo a prenderci la nostra vendetta. Two sides ready to give it their all in what promises to be 90 minutes of end-to-end football. Stay with us for every kick of the ball. Diamo inizio alla partita col passaggio all'indietro di Mitrovic, ma è il Milan ad avere una prima grande occasione con Gyökeres, che impegna subito la Font, reattivo e pronto ad avviare in angolo la conclusione. Al 19° siamo partiti in contropiede. Mitrovic ha controllato ed ha iniziato lo scatto verso l'area. Matteo l'ha falciato quasi subito. L'arbitro non ci ha pensato più di 2 secondi. Fischio e cartellino rosso inevitabile per il terzino francese del Milan. Il Milan non si è lasciato abbattere. Contropiede fulminante che ha portato al cross di Gyökeres sul secondo palo. Leao, tutto solo, ha provato il tiro al volo, ma la Font ha avuto un buon riflesso ed è riuscito ad alzare la palla sopra la traversa. Qualche minuto più tardi ci abbiamo provato anche noi in contropiede. Soriano ha lasciato partire un cross interessante al centro dell'area. Mitrovic è arrivato a chiudere, ma Gabbia è riuscito ad opporsi al colpo di testa e ci siamo dovuti accontentare di un angolo. La svolta è arrivata 10 minuti dopo. Golovin ha scattato sulla linea del fuorigioco ed è riuscito ad arrivare sul fondo. Palla all'indietro sul quale arriva Mitrovic. Basta una minima deviazione a battere Maignan e Samp in vantaggio. Reagisce subito il Milan, che prova con Musa da lontanissimo, ma il palo dice noi rossoneri. Arriva la fine del primo tempo e
andiamo a riposo in vantaggio di una rete. Il Milan non sembra voler arrendersi nonostante l'inferiorità numerica. Dobbiamo assolutamente prestare maggiore attenzione ai contropiedi. La seconda frazione si apre con un'occasione per noi. Soriano mette una palla al centro per Mitrovic. Il serbo ci prova di prima intenzione, ma il tiro è sporco e viene facilmente allontanato. Allora ci prova il Milan, ancora una volta da lontanissimo, ma stavolta con Gyökeres. Il tiro è potente e pericoloso, ma il nostro portiere riesce comunque ad intervenire. Al minuto 75 è ancora la punta svedese ad impegnare la Font, ma il portiere non vuole proprio subire gol. A pochi minuti dal termine abbiamo l'occasione per chiuderla in contropiede con Totino. La nostra punta prova a disorientare con una finta al centrale difensivo, ma Gabbia rimane attento e riesce a mettere un piede sulla conclusione, favorendo così la parata di Maignan. Non succede nient'altro fino alla fine e l'arbitro manda tutti sotto la doccia con il risultato di 1-0. Non è stato facile, abbiamo dovuto lottare nonostante l'uomo in più, ma questa vittoria è di un'importanza colossale. Finalmente siamo riusciti a vincere un big match in questa stagione. C'è un'importante novità di mercato. Negli ultimi giorni sono arrivate diverse offerte interessanti per Stanis, da Atalanta e Club Brugge, soprattutto. Abbiamo accettato entrambe e alla fine lo spagnolo si è accordato con la squadra belga, che ce lo pagherà ben 28 milioni e 700 mila euro. Questa vendita ci sblocca il mercato e finalmente possiamo iniziare ad agire anche in entrata. Il primo acquisto che vorrei fare è proprio Machino. Spendendo pochi milioni avremo una nuova punta di riserva che ci consentirebbe di sfruttare Tutino come trequartista, andando a sostituire direttamente Stanis senza muoverci sul mercato in quel senso. L'attaccante giapponese è una buona punta, ha un fisico interessante che manca forse solo di agilità, mentre per quanto riguarda il tiro ci possiamo accontentare, visto che non sarà lui il titolare. Poi se vogliamo dirla tutta, per 2 milioni e mezzo è difficile trovare di meglio. Quindi andiamo a trattare con la sua squadra. La trattativa non è stata lunga e ci siamo accordati con il Kiel per una cifra intorno ai 2 milioni e 2, più un 6% in caso di rivendita. È un buon accordo secondo me, quindi possiamo ora trattare con il giocatore e il suo agente. La trattativa con lui è ancora più semplice. 3 anni di contratto da titolare sporadico a 37.000 euro a settimana, con un discreto bonus alla firma. Per essere una buona riserva siamo riusciti ad andare a risparmio ed abbiamo ottenuto un buon giocatore che non pretende di essere titolare. Operazione che possiamo definire ottima, che ne pensate? Quindi Machino diventa un nuovo giocatore della Sampdoria. Ora parliamo però dell'obiettivo primario, Matteo Guendouzi. Doti fisiche spaventose che fanno di lui un centrocampista da 90 minuti ad alto livello di intensità e non è nemmeno tanto lento. Buoni passaggi corti e non solo, ma se la cava anche nel dribbling e in difesa. Infatti può ricoprire diversi ruoli. La Lazio potrebbe accontentarsi di circa 33 milioni, vale la pena di provare a trattare con loro. Non è stato semplicissimo, ma alla fine siamo riusciti ad accordarci con la squadra capitolina per 31 milioni di euro, più il 13% sulla rivendita del calciatore. Ora però viene la parte difficile, convincere Guendouzi ad abbassarsi lo stipendio. Ci ho provato in tutti i modi a convincere la gente ad accettare l'offerta, ma alla fine ha chiesto di avere del tempo per pensarci. La maggior parte delle volte che succede questa cosa, alla fine tutto finisce in un nulla di fatto. E questa volta infatti non è diverso. Dopo un solo giorno arriva la mail che ci informa del rifiuto di Guendouzi, che preferisce rimanere alla Lazio e chiudere ogni trattativa con noi. Quindi senza perdere tempo passiamo al piano B. Sam Stein, trequartista ma anche centrocampista, forse un po' bassino, ed infatti la forza è la sua unica debolezza, ma è veloce, scattante e resistente, qualità a cui accompagna anche una buona visione e una reattività incredibile. Inoltre ha nel repertorio ottimi passaggi e un buon tiro, e tanto tempo per diventare anche più forte di così, vista la sua età. Il prezzo è più o meno lo stesso del francese, vediamo però se riusciamo a convincere anche il Twente. Ed in effetti ci riusciamo, e senza faticare così tanto. Riusciamo a chiudere l'affare per 30 milioni netti, senza aggiungere nessuna clausola. Ora trattiamo con lui, ma sento di poter definire con successo anche il contratto, visto che partiamo da uno stipendio decisamente più basso rispetto a quello di Guendouzi. Dopo una serie di botta e risposta ci accordiamo per un contratto da 4 anni con un ruolo cruciale nel club. Stipendio nettamente più alto rispetto a quello che mi aspettavo, ma il risparmio sul cartellino ci ha aiutati. E quindi, con questa trattativa, mettiamo a segno l'operazione più importante del mercato invernale. Stein passa dal Twente alla Sampdoria, diventando così un centrocampista blu cerchiato. Non abbiamo più soldi e penso di poter affermare con certezza già da ora che questa è la nostra squadra. Abbiamo migliorato il centrocampo che ora non solo è numericamente a posto, dopo anni senza abbastanza giocatori, ma è pieno di gente che può coprire anche ruoli sulla tre quarti, dandoci così anche flessibilità. Qualche giorno più tardi siamo tornati a giocare ospiti dell'Udinese ed indovinate chi ha risolto la partita? Esattamente, è stato proprio Stein che in contropiede ha sorpreso i
friuliani prima di incrociare con un destro imparabile per il portiere. Vittoria importante perché trovata con molte riserve in campo. Turnover obbligatorio in vista del Liverpool, che ci attende con tutti i suoi campioni il giovedì successivo. E la loro squadra è davvero incredibile. Ad alcuni giocatori già presenti in rosa si sono aggiunti altri del calibro di Gabriel, Balde e soprattutto Openda. Inutile sottolineare come la loro rosa sia di tutt'altro livello rispetto alla nostra, anzi rispetto a tutte le loro possibili avversarie di questa competizione. Tuttavia, nonostante sulla carta siano favoriti, al momento sono soltanto in settima posizione e in qualche partita hanno faticato più del previsto. Si affidano al tiki-taka in avanti e in difesa, quando perdono il pallone, cercano il pressing alto. Per provare a dargli fastidio non cambiamo nulla nella formazione titolare e proviamo a giocare con i calciatori più forti che abbiamo in rosa. Siamo pronti per dare battaglia. Iniziamo questo match. This is the kind of occasion we all relish as football fans. Non-stop hype all week long, and now for the action. Al dare il via alle danze sono gli ospiti, con Openda che batte all'indietro per un compagno. Ma siamo noi ad avere la prima grandissima occasione del match. Mitrovic riesce a penetrare in area e a tenere il difensore lontano con una finta, ma il portiere avversario è veloce ad uscire e in qualche maniera mette una mano sul tiro. Il pallone poi finisce sui piedi di un difensore e viene allontanato. A metà primo tempo Chiesa parte veloce a destra conducendo il contropiede. Si libera il pallone e lo osserva da Openda, che allarga a sua volta verso Diaz, tutto solo e libero di calciare. Ma il colombiano sbaglia totalmente la mira e la palla finisce abbondantemente al lato. Chiesa adesso sta facendo il bello e cattivo tempo a destra, fugge dal marcatore e serve Openda. Il belga tira sul primo palo, ma trova l'opposizione di Lafont. Verso la fine della prima frazione, da un calcio d'angolo scaturisce un'azione confusa e piena di tiri e rimpalli. Uno di questi alla fine va a finire sulla testa di Openda, che, con Lafont fuori dai pali, non ha problemi a siglare la rete del vantaggio. Siamo stati sfortunati in questa occasione, ma 5 minuti dopo non è sfortuna. Openda riceve ancora da Chiesa e inventa un tiro di trivela che non lascia nessuno scampo al nostro portiere. Nel giro di pochissimi minuti siamo finiti sotto di 2 reti e l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo, mandando tutti a riposo con Liverpool comodamente in vantaggio. All'inizio della seconda frazione Openda ha di nuovo impegnato Lafont sul suo palo, ma stavolta il portiere è riuscito ad intervenire. Durante un nostro contropiede, l'attaccante belga è intervenuto così su Pereira. Era già ammonito per un intervento molto simile nel primo tempo e l'arbitro non può far altro che estrarre il secondo giallo e poi il rosso. Con l'uomo in più troviamo più spazi, ma Chino, appena entrato, prova a riaprirla con un mancino velenoso, ma Mardashvili si allunga e toglie il pallone dallo specchio. Qualche minuto più tardi, Santoro entra in area e riesce a servire nuovamente Machino. Il tiro passa tra le gambe dei difensori, ma è troppo debole per impensierire il portiere. A 2 minuti dalla fine ha un'occasione Stein, il tiro è potente e ravvicinato, ma il portiere georgiano è in forma straordinaria e si oppone anche a questo. Poco dopo arriva il triplice fischio, è stata una partita difficile per noi, ma dall'espulsione in poi siamo riusciti a creare di più. Purtroppo Mamardashvili è sempre riuscito a parare le nostre conclusioni e ci siamo dovuti arrendere ad un Liverpool troppo forte. E per mettere fine a questo trittico infernale ospitiamo la Juventus. I bianconeri hanno aggiunto giovani interessanti alla loro squadra già molto forte ed in questo campionato stanno facendo il vuoto, mantenendo saldamente la prima posizione senza faticare poi troppo. Con il loro stile standard riescono ad adattarsi ad ogni avversario e con la qualità che hanno davanti non hanno problemi a colpire quando ne hanno l'occasione. Però che Locatelli sia il giocatore offensivo chiave sinceramente mi sembra difficile. Ma comunque per affrontarli siamo costretti a fare qualche cambiamento. Dopo la partita infrasettimanale di Europa League siamo molto stanchi. Tornano i titolari, Giordano che si adatta come terzino a destra, Ngoi al centro della difesa e Santoro al centrocampo. Inoltre Totino parte titolare alle spalle di Machino. Questo è il nostro 11 per la partita di oggi. Vediamo se riusciamo a tornare alla vittoria da subito. Two giants of football going head to head today. The stadium is full and everyone is excited and ready for this one. Nunez è pronto al centro del campo a dare inizio alle ostilità ed in effetti la Juventus parte subito molto forte. Afif riceve palla e dal limite lascia partire un tiro potente ma non particolarmente angolato, sul quale Lafont riesce ad intervenire. 10 minuti dopo è il turno di Koopmeiners di provarci dal limite. Anche in questo caso tiro potente ma centrale e portiere che si rifugia in angolo. La Juventus prova a non darci respiro, ci prova anche Nunez a giro a differenza dei compagni, ma il risultato è sempre lo stesso: tiro centrale e palla deviata dal portiere. Dopo succede ben poco e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Non abbiamo mai creato occasioni pericolose, mentre la Juventus non è stata precisa, ma è sempre stata in attacco. Prima o poi riusciranno a colpire se non ci svegliamo. Finalmente all'inizio del secondo tempo abbiamo un'occasione. Golovin controlla dentro l'area e tenta di sorprendere Lunin sul suo palo. Il portiere risponde presente e devia in angolo. Risponde quindi la Juventus con Nunez, che stavolta prova di potenza dal limite. Tiro ancora una volta centrale ed ancora una volta parato dalla fonte.
secondo. A 10 dal termine, N'Cham e Golovin scambiano al limite e N'Cham riesce ad entrare in area. Prova il tiro di mezza punta ad anticipare il portiere, ma non è preciso e Lunin deve solo accompagnare la palla fuori con lo sguardo. Mancano pochi secondi alla fine, un altro scambio dentro l'area libera Stein al tiro. L'olandese ci prova di prima, ma la palla non c'entra allo specchio e si spegne sul fondo. Dopo qualche secondo l'arbitro fischia la fine della partita. Abbiamo rischiato abbastanza e sprecato altrettanto. Forse avremmo meritato qualcosa di più, ma ci possiamo accontentare di aver fermato la capolista. La classifica adesso ci vede al sesto posto e i punti dalla zona Champions sono diventati 6, mentre sono rimasti invariati quelli dalla zona Europa League. Se riuscissimo ad avere un calendario più semplice nelle prossime, potremmo provare a ricucire lo svantaggio. Ma per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto e siete contenti di averci visto vincere finalmente un big match, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.